Lezione 1. Piani di viaggio. Sono propenso a visitare destinazioni più specifiche. Intendiamoci, voglio fare escursioni, provare il cibo di strada, visitare i templi e magari. Sembra un itinerario incredibile. Hai sicuramente un'agenda completa pianificata. Sì. Credo che ogni attività offra spunti unici sulla cultura locale. Non potrei essere più d'accordo. Sperimentare i sapori locali è di per sé un'avventura. Hai qualche consiglio per il cibo di strada che dovrei provare? Consiglierei di assaggiare le prelibatezze locali ovunque tu vada. È il modo migliore per immergerti. Sembra meraviglioso. Farò un elenco di cibo di strada collaudato per ogni destinazione. Ottima idea. Non vedo l'ora di conoscere le tue deliziose scoperte. Aspettatevi molte storie piene di prelibatezze e tesori culturali. Lezione 2. Elementi essenziali. Devo ritirare alcuni articoli necessari fino alla restituzione del mio bagaglio. È un sollievo. Si spera che venga trovato presto. Hai contattato la compagnia aerea? Oh, mi hanno assicurato che avrei ricevuto aggiornamenti regolarmente. È bello sentirlo. Nel frattempo ci sono cose essenziali che puoi prendere in prestito? Potrei aver bisogno di qualche articolo da toeletta e magari di un vestito per i prossimi giorni. Sarei lieto di prestarti alcuni articoli. Ho sempre degli extra nel mio armadio. Grazie, il tuo supporto significa molto, soprattutto durante questo inconveniente. Niente affatto. Tutti incontrano intoppi durante il viaggio. Fa tutto parte dell'avventura. Manterrò una mentalità positiva. Lezione 3. Diritti e libertà. I diritti dei baroni comprendevano anche la gente comune inglese durante i periodi di cambiamento. Assolutamente. Tali discussioni sui diritti hanno aperto la strada alla democrazia. È affascinante come gli eventi storici abbiano continuato a plasmare le nostre libertà oggi. Sì. Sottolinea l'importanza del patrocinio per garantire i diritti di tutti i cittadini. Ci sono diritti particolari che ritiene particolarmente importanti? Credo che il diritto alla libertà di parola sia fondamentale. È fondamentale per la democrazia. Sono pienamente d'accordo. Il dialogo aperto favorisce società sane. È essenziale continuare a difendere questi diritti nelle nostre comunità. Assolutamente. Mi ispirano i personaggi storici che hanno combattuto per tali libertà. Lezione 4. Analisi di marketing. Hai esaminato i dati di marketing più recenti? Sì. Dovremmo concentrarci sugli annunci digitali. Attualmente stanno dando i migliori risultati. Sono completamente d'accordo. La presenza digitale è diventata essenziale nel mercato odierno. Esattamente! La copertura è più ampia e mirare a dati demografici specifici è molto più semplice. Qualche piattaforma particolare si è dimostrata la più efficace per noi? I canali di social media hanno mostrato tassi di coinvolgimento incredibilmente alti. Questo è incoraggiante. Dovremmo prendere in considerazione l'idea di aumentare il nostro budget per tali annunci. Lo credo anch'io. Potrebbe attirare un pubblico più diversificato verso il nostro marchio. Prepariamo una proposta da presentare durante la nostra prossima riunione del team? Lezione 5. Percorsi di carriera ideali. Qualche area particolare verso cui ti stai orientando per la tua carriera? Sto considerando la psicologia infantile come obiettivo. Questo ha un impatto incredibile. Comprendere lo sviluppo dei bambini è fondamentale. Davvero, credo che possa aiutare ad affrontare vari problemi sociali.
Cosa ti ha spinto a seguire questo percorso? Le mie esperienze di volontariato con i bambini hanno profondamente influenzato la mia prospettiva. È meraviglioso! L'interazione nella vita reale spesso fornisce la migliore comprensione. Sì. Sento che lavorare in questo campo potrebbe permettermi di fare la differenza. Sei sicuramente in un viaggio significativo. Lezione 6. Abilità comunicative. Ho forti capacità comunicative. Sei un giocatore di squadra? Assolutamente. Prospero in ambienti collaborativi. È meraviglioso! Una comunicazione efficace è fondamentale per qualsiasi team di successo. Sono d'accordo. Il dialogo aperto favorisce un migliore lavoro di squadra e una migliore comprensione. Come pensi di contribuire a una dinamica di squadra? Credo di poter portare idee sul tavolo supportando anche gli altri. Questa è una caratteristica preziosa. Bilanciare le idee con l'incoraggiamento può portare a grandi risultati. Grazie. Trovo davvero soddisfazione nell'aiutare gli altri a brillare. Insieme possiamo fare grandi cose all'interno di una squadra. Lezione 7. Pendolarismo dalla stazione. Quanto tempo ci vuole di solito per arrivare alla stazione? Di solito ci vogliono circa 30 minuti, a seconda del traffico. È abbastanza gestibile. Hai trovato piacevole il tragitto giornaliero? Quasi tutti i giorni, sì. L'ascolto dei podcast rende il viaggio piacevole. È un'idea fantastica. Ascolto spesso musica, ma i podcast sono più coinvolgenti. D'accordo. Possono trasformare i viaggi banali in un'opportunità di apprendimento. Credo che esplorerò alcuni popolari consigli sui podcast. Dovresti! Ci sono così tanti argomenti affascinanti tra cui scegliere. Attendo con impazienza spostamenti facili e ricchi di contenuti intriganti. Lezione 8. Approccio aperto. È importante affrontare tali situazioni con una mente aperta. Sono assolutamente d'accordo. La flessibilità può portare a soluzioni inaspettate. Sì, la mentalità aperta favorisce la creatività e l'innovazione. È essenziale soprattutto quando si collabora con team diversi. Ti è mai capitato di vivere una situazione in cui l'apertura mentale ha portato al successo? Certamente! Nel corso di un progetto, abbracciare diversi punti di vista ha arricchito immensamente il nostro prodotto finale. Questo è stimolante. Dimostra l'importanza di valutare le diverse prospettive. Esattamente! Incoraggiamo questa mentalità nei nostri sforzi futuri. Indubbiamente, uno spirito collaborativo può trasformare le sfide in opportunità. Lezione 9. Immersione culturale. Ho intenzione di immergermi in culture diverse durante i miei viaggi. Sembra un'esperienza meravigliosa. Quali culture ti interessano particolarmente? Non vedo l'ora di conoscere le vivaci tradizioni dell'Asia e del Sud America. Queste regioni offrono storie così ricche e costumi diversi. Assolutamente. Voglio provare le cucine locali e partecipare ai festival tradizionali. Il cibo è uno dei modi migliori per entrare in contatto con una cultura. Hai già assaggiato qualche piatto internazionale? Sì, ho apprezzato l'autentico curry thailandese e il ceviche peruviano. Entrambi erano divini. Piuttosto allettante. Mi piacerebbe molto unirmi a voi in queste avventure culinarie. Dovremmo assolutamente pianificare un viaggio insieme. Esplorare nuove culture è sempre meglio con un compagno. Lezione 10.
Equilibrare la vita. Si tratta solo di trovare un equilibrio ed essere consapevoli delle sue potenziali implicazioni. Piuttosto perspicace. Mantenere l'equilibrio è spesso una sfida nel mondo frenetico di oggi. Davvero, bisogna considerare sia gli impegni professionali che quelli personali. Sono d'accordo. Come ti assicuri di rimanere equilibrato nella tua vita? Do priorità ai miei compiti e trovo il tempo per rilassarmi. Questo è saggio. La cura di sé è essenziale per mantenere la salute mentale e fisica. Assolutamente. Che mi dici di te? Come fai a mantenere la tua vita equilibrata? Cerco di ritagliarmi del tempo per gli hobby e le interazioni sociali nel mio programma di lavoro. Sembra un approccio salutare. Gli hobby ringiovaniscono sicuramente lo spirito. Lezione 11. Approfondimenti sulla concorrenza. Avere informazioni in anticipo può darci un vantaggio competitivo. Sicuramente, essere preparati ci permette di anticipare bene le sfide. Come suggerisci di raccogliere le informazioni necessarie in modo efficace? Potremmo condurre ricerche di mercato approfondite e analizzare le tendenze. Sembra prudente. Identificare le lacune del mercato può portare a strategie innovative. Sì, la collaborazione con il team potrebbe aiutarci a raccogliere informazioni diverse. Mi piace il tuo modo di pensare. Le sessioni di brainstorming di gruppo spesso producono ottime idee. Assolutamente. Ogni membro del team può contribuire con diversi punti di vista. Organizziamo presto un incontro per discutere del nostro approccio. Lezione 12. Preparativi per il matrimonio. Susan ha bisogno di qualcosa in prestito. Indossa i gioielli di sua madre. È adorabile, un pezzo sentimentale aggiunge un tocco speciale all'occasione. Davvero, i gioielli spesso portano storie ed emozioni personali. Hai visto cos'altro ha intenzione di indossare? Credo che stia optando per un abito semplice ma elegante. Sembra bellissimo. A volte la semplicità è più sorprendente. Assolutamente. Permette agli accessori di brillare mantenendo l'attenzione su di lei. Verissimo. Hai considerato cosa indosserai al matrimonio? Sto pensando a un abito classico, elegante e senza tempo. Lezione 13. Nuovi approfondimenti del settore. Il settore è nuovo nell'esperienza americana e si concentra sull'influenza totale, economica e politica. Affascinante. Riflette il modo in cui le aziende si stanno evolvendo in risposta ai cambiamenti sociali. Davvero. L'intersezione tra economia e politica è fondamentale per comprendere le dinamiche di mercato. Quali sono, secondo te, i fattori chiave alla base di questa evoluzione? La tecnologia svolge un ruolo significativo, consente adattamenti e innovazioni agili. Assolutamente. Le piattaforme digitali hanno trasformato il modo in cui operano le aziende. Hai osservato qualche settore specifico alla guida di questo cambiamento? Sì, il settore delle energie rinnovabili sta facendo passi da gigante. Questo è promettente. Investire in pratiche sostenibili è fondamentale per il futuro. Lezione 14. Piani culinari. Stavo pensando di preparare una varietà di antipasti, un piatto principale e un dessert per il raduno. Sembra delizioso. Hai deciso i piatti specifici che vuoi preparare? Sto considerando funghi ripieni per antipasti, una sostanziosa lasagna per il piatto principale e una cheesecake per dessert. Selezioni eccellenti.
Ogni piatto offre una deliziosa miscela di sapori. Spero che piacciono a tutti. Cucinare per gli amici è sempre gratificante. Davvero, la gioia di condividere il cibo può avvicinare le persone. Che ne dite delle bevande? Qualche idea su cosa servire? Una selezione di vini e forse alcuni cocktail analcolici rinfrescanti completerebbero magnificamente il pasto. Idea meravigliosa. Assicuriamoci di creare un'esperienza culinaria memorabile. Lezione 15. Elementi essenziali della cucina. Un pizzico di sale. Capito. Che mi dici del formaggio? Ne abbiamo bisogno? Sì, il formaggio è fondamentale per esaltare i sapori di molti piatti. Che tipo di formaggio suggerisci per il nostro pasto? Penso che la mozzarella sarebbe deliziosa nelle lasagne, mentre il parmigiano può aggiungere ricchezza. Ottime scelte. Adoro la consistenza cremosa della mozzarella. Esattamente! Si scioglie meravigliosamente e aggiunge quel delizioso effetto elasticizzato. Dovremmo prendere in considerazione anche un tagliere di formaggi per antipasti? Assolutamente, una varietà di formaggi abbinati alla frutta sarebbe deliziosa. Prenderò alcune opzioni dal negozio. Lezione 16. Esperienze di yoga. Hai mai seguito un corso di yoga? Sì, ce l'ho! È incredibilmente rilassante e rigenerante. Devo ancora provarlo. Cosa trovi più vantaggioso? L'attenzione alla consapevolezza e alla respirazione ha notevolmente migliorato il mio benessere generale. Sembra molto allettante. Mi servirebbe un po' di relax nella mia vita. Consiglio vivamente di frequentare un corso con un istruttore di supporto. Fornisce una guida. Credo che lo proverò presto. Non te ne pentirai. Lo yoga può essere una meravigliosa fuga dallo stress quotidiano. Non vedo l'ora. Forse potremo partecipare insieme qualche volta? Lezione 17. Visite reali. La residenza della famiglia reale è stata aperta al pubblico per la prima volta negli anni 90. Questo è intrigante. Deve aver suscitato molto interesse tra i turisti. Davvero. Le persone sono spesso affascinate dalla storia e dalle tradizioni reali. Lo vedo. L'esplorazione di questi luoghi storici offre uno sguardo unico sulla cultura. Hai avuto l'opportunità di visitare qualche residenza reale? Sì, ho visitato Buckingham Palace l'estate scorsa. È stato magnifico. Scommetto che lo era. L'architettura e i giardini sono semplicemente stupendi. Assolutamente. Ogni camera racconta la sua storia di storia e splendore. Mi piacerebbe vederlo un giorno. Forse possiamo pianificare un viaggio insieme. Lezione 18. Competenze di parafrasi. Con la mia parafrasi della stessa dichiarazione cercherò di chiarire la nostra posizione. Questa è una strategia intelligente. Una comunicazione chiara è fondamentale in ogni discussione. Sì. Assicura che tutte le parti comprendano l'intento alla base del messaggio. Hai preso in considerazione l'idea di utilizzare esempi per illustrare i tuoi punti? Gli esempi reali spesso rendono i concetti più facilmente riconoscibili. Esattamente, rafforza l'argomento e coinvolge efficacemente il pubblico. Perfezionerò le mie dichiarazioni per assicurarmi che siano articolate e incisive. Sono sicuro che farai una presentazione fantastica. Grazie. Il tuo incoraggiamento mi motiva a lottare per l'eccellenza. Lezione 19.
Avventure nel cielo. Hai sentito del viaggio in aereo? È stata una bella esperienza. Oh, davvero? Cos'è successo? Ha dovuto volare vicino alla città di Grimsby e le è stato permesso di scegliere un amico con cui andare. Sembra eccitante. Sei andato con qualcuno di interessante? Sì, entrambi amiamo esplorare posti nuovi, quindi è stata una scelta perfetta. Qual è stato il momento clou del volo? I panorami dall'alto erano assolutamente mozzafiato. Posso solo immaginarlo. Volare sopra i paesaggi deve sembrare surreale. Lo fa davvero. Le nuvole sembravano soffici zucchero filato dalla nostra finestra. Lezione 20. Familiarità sottile. Questa è un'ottima scelta. A che ora dobbiamo incontrarci lì? Che ne dici di incontrarci alle 10 del mattino? In questo modo possiamo prendere un caffè in anticipo. Perfetto. Apprezzo iniziare la giornata con la caffeina. Anch'io! Dai il tono per l'intera giornata. Hai in mente una caffetteria in particolare? Stavo pensando a quello in fondo alla strada. Hanno dei pasticcini fantastici. Ah, quello con l'atmosfera accogliente. Sembra delizioso. Sì, è un posto meraviglioso per rilassarsi prima di immergersi nell'evento. Questo mi rende ancora più eccitato. Facciamo un elenco di domande da porre al raduno? Lezione 21. Interessi automobilistici? Queste persone fanno riparazioni o miglioramenti alle loro auto. Ovviamente questo è un hobby utile, ma A volte può portare a complicazioni inaspettate, giusto? assolutamente. Credo che armeggiare possa diventare opprimente se le cose vanno male. Davvero. C è una linea sottile tra un hobby divertente e un progetto frustrante. Hai mai provato a riparare qualcosa da solo? Ho provato a cambiare l'olio della mia auto una volta, diciamo solo che non è finita bene. Sembra una bella esperienza. Cos'è successo? Ho dimenticato di rimettere il tappo e mi sono ritrovato con una cascata d'olio sul vialetto. Oh no! Sembra davvero una situazione scivolosa. Lezione 22. Il sonno è importante. Questa è una buona mentalità. Che ne dici di dormire? Ne assumi abbastanza? Ho cercato di dare priorità a un riposo adeguato, ma può essere difficile. Capisco. Conciliare lavoro e relax è spesso difficile. Esattamente. A volte, la mia mente è piena di compiti anche quando cerco di dormire. Posso capire. Hai qualche tecnica per migliorare il riposo? Sì, trovo che leggere un libro prima di andare a letto possa aiutare a calmare i miei pensieri. È una splendida idea. Mi rivolgo spesso alla meditazione per rilassare la mente. La meditazione è una pratica eccellente. Forse dovremmo provarlo insieme qualche volta. Mi piacerebbe moltissimo. Potrebbe diventare la nostra nuova routine notturna. Lezione 23. Mobili antichi. Adoro i mobili antichi. Hanno così tanto carattere e storia. Sono completamente d'accordo. Ogni pezzo racconta una storia unica. Esattamente. Mi ritrovo attratto dall'artigianato di epoche passate. Anch'io, i dettagli dei mobili antichi sono spesso squisiti. Hai mai pensato di restaurare qualche pezzo? Ma Ci ho pensato. Riportare in vita i vecchi mobili sarebbe così soddisfacente. lo sarebbe davvero. Inoltre, potresti creare qualcosa di veramente personale.
Immagina l'orgoglio di dire: l'ho restaurato! Questo è un bel pensiero. Forse potremmo trovare un progetto su cui lavorare insieme. Lezione 24. Obiettivi di fitness. Voglio assolutamente aumentare la mia forza e aumentare la massa muscolare. Questo è un obiettivo eccellente. Sollevare pesi può aiutare in modo significativo in questo senso. Assolutamente. Ho studiato programmi efficaci di allenamento della forza. Hai mai pensato di provare anche l'allenamento di resistenza? Sì, credo che si integri perfettamente con il sollevamento pesi. Esattamente, la combinazione di entrambi può produrre risultati ancora migliori. In quali altri modi si può aumentare la forza in modo efficace? La coerenza è fondamentale. È anche importante mantenere una dieta equilibrata. Sono completamente d'accordo. La nutrizione svolge un ruolo fondamentale nel sostenere gli obiettivi di fitness. Lezione 25. Superare le sfide. Anch'io. Qualche consiglio per superarlo? Visualizzare il successo prima della performance può essere molto efficace. È una splendida idea. Una visualizzazione positiva può aumentare la fiducia. Assolutamente, è sorprendente quanto possano essere potenti le nostre menti. Hai già provato questa tecnica? Sì, mi ha aiutato durante le presentazioni e persino gli eventi atletici. Dovrei incorporarlo nella mia routine prima delle riunioni importanti. Sembra un piano fantastico. Può chiarire i tuoi obiettivi e sollevare il morale. Grazie per il consiglio. Insieme sconfiggiamo le nostre paure. Lezione 26. Podcast Marathon. Lo terrò a mente. Sono entusiasta di iniziare la mia maratona di podcast a casa. Sembra delizioso. Quali argomenti tratterai nei tuoi podcast? Ho intenzione di esplorare una varietà di argomenti, tra cui lo sviluppo personale e i viaggi. Entrambi sono temi eccellenti. Possono ispirare e informare i tuoi ascoltatori. Esattamente. Sono ansioso di sentire diversi punti di vista su questi argomenti. Hai intenzione di invitare ospiti sul tuo podcast? Sì. Credo che le interviste agli ospiti aggiungano profondità e diversità ai contenuti. Questa è un'ottima strategia. Mantiene i contenuti freschi e coinvolgenti. Spero di lanciarlo il mese prossimo. Lezione 27. Un incontro utile. Un giorno, una ragazza venne da me e mi disse che si era persa. Non riusciva a trovare la strada per andare al suo corso di inglese. Oh cara, come l'hai aiutata? Mi sono offerto con calma di accompagnarla lì. Si è scoperto che eravamo entrambi diretti nella stessa direzione. Che incontro fortuito! Hai avuto una piacevole conversazione lungo la strada? L'abbiamo fatto. L'ha aiutata a sentirsi meno ansiosa di perdersi? È fantastico! È sempre commovente dare una mano a chi è nel bisogno. Esattamente. Mi ha ricordato l'importanza della gentilezza nella nostra vita quotidiana. Gli atti di gentilezza possono creare connessioni, anche con estranei. Davvero, a volte i gesti più semplici possono fare la differenza più grande. Lezione 28. Le sfide dei traduttori. Il traduttore è stato gravemente ferito. Il suo traduttore giapponese è stato pugnalato a morte. È scioccante. Le circostanze relative al lavoro di traduzione possono essere pericolose. Effettivamente. Sembra che il lavoro metta spesso le persone in posizioni vulnerabili. Sì,
Tuttavia, svolgono un ruolo fondamentale nel colmare le lacune culturali. Il loro contributo è inestimabile, soprattutto in situazioni di conflitto. È un campo complesso che richiede non solo abilità ma anche coraggio. Mi chiedo spesso come i traduttori gestiscano la pressione di tali ambienti. Deve essere incredibilmente impegnativo, ma molti lo fanno per dedizione. Ricordiamo i loro sacrifici e sosteniamo condizioni di lavoro più sicure. Lezione 29. L'avventura ti aspetta. Sono così eccitato per il nostro viaggio la prossima settimana. Anch'io, hai iniziato a fare le valigie? Sì, ma mi sembra di avere un piccolo problema. Che problema potrebbe essere? Non riesco a trovare il mio cuscino da viaggio. Sembra essere svanito nel nulla. Forse ha deciso di intraprendere la sua avventura senza di te. Questo sarebbe un colpo di scena. Potrei averne bisogno di uno nuovo per assicurarmi il massimo comfort durante il viaggio. Il comfort è essenziale, in particolare quando si tenta di dormire su un veicolo in movimento. Pensi che il cuscino da viaggio tornerà da solo? Lezione 30. Esperimenti culinari. Recentemente sono rimasta affascinata dalla combinazione di carne bovina e condimento italiano. Dovrò provarlo la prossima volta. Cosa prepari di solito con esso? Normalmente preparerei un delizioso piatto di pasta. Aggiunge un sapore notevole. Pasta con manzo? Sembra intrigante. Devo chiedere informazioni sulla tua ricetta. Sono felice di condividerlo. Tuttavia, devo avvertirti, richiede una certa abilità. Nessuna sfida culinaria è troppo scoraggiante per me. Accolgo con favore l'opportunità di provare. Potresti scoprire che è più impegnativo di quanto sembri. Il segreto sta nel bilanciare correttamente le spezie. Ti crederò sulla parola. Conoscerti deve essere delizioso. Beh, forse potrei dimostrare le mie abilità in cucina una sera? Lezione 31. Approfondimenti musicali. Mi sono reso conto che ci sono pochissime canzoni tipicamente americane disponibili. Questo è vero. Sembra che la maggior parte sia troppo moderna o troppo tradizionale. Tuttavia, ho scoperto che Foster ha fornito molte canzoni che esprimevano la vita del XIX secolo. Questo aggiunge sicuramente un affascinante strato di storia alla musica. Quali canzoni hai trovato? Un pezzo degno di nota è Oh, Susanna. Incapsula davvero lo spirito di quell'epoca. Ne ho sentito parlare. La melodia è piuttosto orecchiabile. In effetti, lo è. Le melodie di Foster evocano una sensazione nostalgica che ti trasporta indietro nel tempo. È straordinario come la musica possa influenzare le nostre emozioni e i nostri ricordi. Davvero? Hai mai pensato di approfondire questa era della musica? Lezione 32. L'emozione delle vacanze. Molte persone vanno in vacanza in estate. È corretto. È il momento ideale per rilassarsi ed esplorare nuove destinazioni. Anche noi organizzeremo una vacanza estiva da scuola la prossima settimana. Che splendido! Hai in mente qualche piano particolare? Davvero. Spero di visitare le montagne e godermi un po' d'aria fresca. Sembra meraviglioso. Ho sempre voluto fare escursioni in montagna. Dovresti unirti a me. Sarà un'avventura che vale la pena ricordare. Sarei molto interessato ad accettare il tuo invito. Fantastico. Possiamo anche gustare pasti al falò sotto le stelle.
Lezione 33. Compagnia culinaria. Questo è vero. Possiamo semplicemente goderci il cibo in reciproca compagnia. Il cibo ha davvero un sapore migliore se condiviso. Con cosa suggerisci di iniziare? Propongo di iniziare con un delizioso piatto di formaggi. È sempre un successo. Una scelta eccellente. Quali tipi di formaggio dobbiamo includere? Suggerisco cheddar, brie e forse del formaggio di capra per varietà. Queste selezioni sono deliziose. Porterò della frutta per accompagnarli. La frutta aggiungerebbe un delizioso contrasto. Che splendida festa creeremo. Devo ammettere che non vedo l'ora di assistere a questo incontro culinario. Anch'io! Sarà una splendida serata piena di risate e sapori. Lezione 34. Un caloroso benvenuto. Buongiorno? Sì, sono nuovo. Mi chiamo Emily. Sono entrata in azienda la settimana scorsa. Benvenuto. È meraviglioso avere un volto nuovo tra noi. Come, è stata la tua esperienza finora? Grazie. Tutti sono stati incredibilmente accoglienti, il che rende molto più facile ambientarsi. È fantastico. Se hai bisogno di assistenza, non esitare a chiedere. Apprezzo la tua gentilezza. Sto ancora imparando le basi, ma non vedo l'ora di adattarmi. L'adattamento richiede tempo ed è del tutto normale sentirsi un po' sopraffatti. Sono d'accordo. Sono determinato ad accettare le sfide future. Questo è lo spirito. Insieme possiamo creare un ambiente favorevole l'uno per l'altro. Precisamente. Sono entusiasta di conoscere tutti meglio col passare del tempo. Lezione 35. Approfondimenti di viaggio. Ehi! Ho sentito che stai programmando un viaggio. Hai bisogno di consigli di viaggio? È molto gentile da parte tua offrirlo. Apprezzerei qualsiasi consiglio tu possa fornire. Certamente. Innanzitutto, assicurati di avere una lista di controllo per evitare di dimenticare gli elementi essenziali. Una lista di controllo! È un'idea geniale. Spesso dimentico le cose quando ho fretta. Succede ai migliori di noi. Inoltre, imballare abiti versatili può far risparmiare spazio in valigia. Abbigliamento versatile, davvero! Lo terrò in considerazione durante la preparazione. Inoltre, non trascurate l'importanza della documentazione, come il passaporto. Ho la tendenza a trascurare dettagli minori come questo. Grazie per il promemoria. È un piacere. Buon viaggio e non esitare a chiedere se hai bisogno di ulteriore assistenza.